Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo alla lezione 7 e ho pensato di fare immediatamente un approfondimento sui database. Quest'oggi andremo a vedere come compattare il database, come fare un backup e come fare un ripristino dello stesso nel caso succeda qualcosa. Così avremo completato, con queste due lezioni avremo visto un po' tutto quello che sta dietro alla gestione del database per quello che potrà interessare su questo corso. Allora andiamo direttamente nel Management Studio. Allora, come dicevamo, qui vedete c'è appunto il nostro database. E io come potrei salvarlo? Avevamo detto che se andiamo su tasto destro proprietà e andiamo poi su file, qui compare dove avevamo messo i file di sistema. Quindi se prendiamo questo percorso e poi andiamo qui e lo mettiamo su esplora risorse, vediamo che appunto troviamo i file che siamo andati i file dei nostri database, file di dati e file di log in questo caso qua. Se io qui vado e faccio una modifica al mio database, faccio underscore ad esempio, vedete, lui mi dice che ha bisogno dell'autorizzazione, ma poi darà errore, vedete, dice che non è possibile completare l'operazione perché il file è aperto in SQL Server, quindi SQL Server è aperto e lo sta utilizzando, quindi non possiamo andare a rinominarlo. Tanto meno, ad esempio, io copio i due database, vado ad esempio sul desktop, faccio ad esempio una nuova cartella. Se provo a copiarli, ok, mi chiede sempre l'autorizzazione, però anche in questo caso mi dà errore perché il file di log è impegnato dal SQL Server, quindi io non riesco a fare una copia di questi database. Quindi per fare una copia specifica del database il sistema è questo, non è la procedura giusta, ma ve la faccio vedere nel caso vogliate memorizzare i database in modo manuale. Quindi bisognerebbe andare sul SQL Server, tasto destro, e qui facciamo menu attività e facciamo scollega. Ok, compare questa finestra, quando fate l'ok lui si scollega. Ipotizziamo che non si scollega e vi dà un errore perché ci sono delle connessioni attive, quindi fate clic anche qui, interrompi connessioni, ok? Se voi avete una query che sta girando, facendo clic su interrompi connessione la butta giù, quindi facciamo ok e lui lo fa sparire dalla nostra istanza. Però quando noi poi andiamo qui e facciamo CTRL V, che l'avevo messo in memoria, ok, vedete, riesco a copiare i miei database, ok? E così riesco a fare la copia. Poi, come faccio però a rimetterlo sulla mia istanza? Quindi, per andare sulla mia istanza devo fare clic su database e faccio collega. Facendo collega, lui mi dice, guarda, vai a cercare il database che vuoi collegare. Allora facciamo clic su aggiungi, lui mi porta sulla cartella master dove sono tutti i nostri database, e qui non facciamo altro che andare a selezionare il nostro database che è qui sempre fermo, ok? Che è qui dormiente. Facciamo ok, lui lo trova, vi fa vedere tutte le stringhe dei file di dati e di log, facciamo ok, e ecco che lui è andato a ricollegarlo. Però ripeto, questa non è l'operazione migliore perché dovete scollegarlo, poi fare la copia eccetera, e quindi andate a buttare praticamente offline il database. La procedura corretta sarebbe tasto destro sul nostro database e qui facciamo sempre scheda attività e andiamo giù su backup, premiamo qua ok e quindi arriviamo qui. Allora vedete qui vi dice praticamente l'origine, quindi l'origine è questo database. Potenzialmente potreste anche cambiare una volta che arrivate qua, ma comunque questo è quello che noi vogliamo andare a memorizzare. Poi lui vi dice dove vuoi fare il tuo backup, su disco piuttosto che su URL. Ok, allora in questo caso dovreste avere un sistema cloud dove andrete a mettere i backup, perché ovviamente i backup occupano spazio e quindi potete scegliere anche un disco diverso da quello che avete sull'installazione di SQL. Ad esempio qui utilizza sempre il disco D, io non ho un terzo disco, sarebbe ideale avere un disco a parte per memorizzare i backup, adesso lo vediamo il perché, comunque per il momento lasciamo qui. Quindi lui andrebbe, se premo ok, lui va a fare un backup su questa folder, però attenzione, andiamo su opzioni supporti, qui c'è una cosa importante, vedete? Lui dice sovrascrivi supporti, esegui backup nel set di supporti esistente, quindi dove lo abbiamo messo. Accoda al set di backup esistente, sovrascrivi tutti i set di backup esistenti, ok? Se io faccio accoda, quando vado a fare un backup, lui accoderà sopra allo stesso file un altro backup di tutto il mio database, quindi adesso lo facciamo, vedete, io premo ok, e lui ha fatto il mio backup.
Adesso torniamo dentro. Ok, se qui prendiamo la destinazione, ok, premo aggiungi così mi prendo la destinazione di backup. Andiamo qui, ok, e vedete che ha creato il mio backup e occupa 3 mega. Perfetto, quindi noi dicevamo se io qui lascio accoda al set di backup esistenti e adesso vado a ripremere di nuovo ok, lui andrà ad accodare di nuovo il backup, quindi passeremo da 3 mega a 6 mega perché ci saranno dentro 2 salvataggi completi del mio backup. Se faccio sovrascrivi mi cancella tutto quello che c'è dentro e me lo sovrascrive totalmente. Quindi ipotizziamo che avete un database da 10 giga e voi volete fare un backup giornaliero, ok? Ogni giorno mettete via 10 giga, dopo un mese avete 300 giga di spazio occupato di backup perché avete tutte le fotografie del vostro database, quindi questo è anche uno dei motivi per cui conviene avere un disco a parte per memorizzare i backup. Comunque qui è una scelta che fate voi in base a quello che dovete fare. Adesso io vado sempre in modo incrementale perché vi faccio vedere un'altra cosa. Ok, quindi premiamo ok e vediamo che effettivamente mi dà terminato e qui sono passato effettivamente a 6 mega. Perfetto, facciamo adesso, prima di fare il ripristino, facciamo la compattazione, dopo vi spiego il perché lo faccio prima. Allora, adesso andiamo tasto destro, attività, compatta. Ok, quando fate compatta compaiono queste due cose qua. È proprio come il compatta di Microsoft Access, quindi voi avete il database che occupa, che ne so, 8 giga, avete fatto dei delete sulle tabelle e pesa sempre così. Con lo shrink andate a recuperare un po' di spazio e calate la dimensione su disco e fa funzionare un po' meglio anche i file. Quindi compatta, se facciamo file possiamo comprimere il file di log o il file di dati. Se facciamo database comprimiamo tutto. Quindi quando facciamo questa cosa qua si apre questa finestrina qui che mi dice la percentuale di spazio che vado effettivamente a recuperare grazie alla compattazione. Adesso dice 33% 5 mega, ma in realtà essendo che non c'è dentro niente comunque manterrà sempre i 16 mega di spazio allocato. Quindi premiamo ok. Qui di solito se avete dei dati compare una finestrina, aspettate pazientemente che finisca e quando avrà finito avrà compresso al meglio il nostro database. Adesso torniamo sul ripristino, faccio ancora un backup incrementale così poi capite anche la motivazione di questa cosa qua. Faccio ok, perfetto, l'ho fatto. Adesso facciamo ripristino, andiamo sul nostro database, tasto destro, attività. E qui possiamo fare ripristina. Ok, se facciamo ripristina facciamo di questo specifico database. Se lo facciamo sulla scheda database, facciamo ripristina database, compare praticamente la stessa identica scheda, solo che mi fa compilare un po' tutto. Adesso ne facciamo questa che così è un po' lo vediamo nel completo. Quindi qui andremo a selezionare il database. Lui qui mette in elenco tutto quello che trova dentro la cartella dei backup. Ok, quindi lui ha in memoria l'origine ha proprio la cartella dei backup. Quindi troviamo questo. Poi dove lo voglio mettere? Scusate, backup, perché se metto dispositivo posso andare a prendere un backup su una folder differente, quindi magari posizionata su un altro disco, però noi stiamo utilizzando dove abbiamo installato il SQL Server. Poi database, perfetto, lui qua mi dà l'elenco dei database che esistono. Ovviamente io non posso fare un ripristino all'interno del database model, perché io sto ripristinando Masterclass SQL Server. Lui se metto model, ok, e gli do l'ok, vedete mi dà esecuzione errore fallita, e poi se premo anche sul tastone qua mi dice impossibile ripristinare il database model perché non ha niente a che vedere col database di backup che abbiamo utilizzato. Quindi qua avevo utilizzato il database che vogliamo andare a recuperare. Ovviamente se selezioniamo questo, nel momento in cui premeremo ok, lui andrà a sovrascrivere totalmente il database esistente. Quindi se abbiamo fatto anche altri lavori e non vogliamo perdere quelle cose lì, non dobbiamo seguire questa procedura. Se invece vogliamo effettivamente sovrascrivere il database perché ci va bene recuperare un backup completo del database, va bene selezionare questo database. Poi vediamo anche come creare una nuova copia del database. E sotto mi dice, guarda, ripristina fino a ultimo backup eseguito, mi mette questa cosa di default, quindi lui all'interno del file incrementale che abbiamo creato cercherà l'ultimo salvataggio e andrà a recuperare quella versione lì. Se noi premiamo su sequenza, ok, compare questa cosa qua che mi fa vedere, adesso vedete intervallo sequenza, adesso andiamo per ora, ok, vedete, io qui a intervallo di qualche minuto ho fatto più backup, ne ho fatti 3.
Quindi io qua posso scegliere qual è il database di backup che voglio andare a ripristinare. Allora, ultimo backup lo prendi in automatico. Se faccio data e ora, ok, senza andare qua a spostarsi sul calendario, eccetera, io posso anche usare questo intervallo di sequenza per cercarli e vedo queste linguette verdi. Se clicco qua, vedete, il rosso si sposta qua. Andrò a fare il ripristino del backup di quest'ora qua. Se clicco dietro farò il ripristino del backup di quell'ora lì, ok? Quindi una volta che ho scelto il backup temporale che voglio andare a recuperare, premo su ok, così lui lo memorizza, vedete, sabato 14 novembre alle 10:26. Fatto questo, premiamo ok. Fatto questo, vedete, il database MCSS è stato ripristinato e ha, come detto prima, sovrascritto il database esistente. Adesso ipotizziamo che il database esistente lo vogliamo mantenere e vogliamo fare una copia di quel database ripristinato in data. Allora, sempre tasto destro su database, ripristina database, perfetto, viene fuori questa finestra che vedevamo prima. Qui selezioniamo il nostro backup e poi al posto di dire guarda vai a mettermi su questo database qua, gli dico guarda me lo ripristina a sabato 14 11 2020, ok? Aggiungo proprio un testo. Ok, qui posso scrivere quello che voglio, potrei scrivere anche qualcosa di diverso rispetto a MCSS. Ok, quindi aggiungo questo testo. Quando ho aggiunto il testo, premo ok. Lui dice che l'ha ripristinato e ecco che per magia mi ha ripristinato un backup alla versione che volevate voi su un nuovo database, così io avrò il mio primo database con tutti gli errori che potrà avere dentro e il database ripristinato in data, così se devo recuperare anche una sola tabella perché per sbaglio ho cancellato tutti i record senza andare a fare lavori con i log e tutto quanto, utilizziamo questa tecnica, andiamo su tabelle, prendiamo la tabella che ci interessa e prendiamo i dati e li trasportiamo sulla tabella che abbiamo scassato di qua. Ecco che i backup in questo caso ci tornano veramente utili e è un'operazione molto veloce anche di andare a fare il ripristino del dato piuttosto che andare a fare cose con i log. Bene, con questa lezione è tutto. Come sempre, se vi è piaciuta lasciate un bel like, se non siete iscritti premete il bottone rosso che è qua sotto, così aiutate a crescere il canale. E con questo è tutto, vi saluto alla prossima lezione. Ciao e a presto!